Cari amici della pizza fatta in casa, bentornati nel mio canale per questo nuovo video. Lo avete già capito, lo avete anche già visto, sono a fianco al mio nuovissimo Pizza Party bollore, forno con alimentazione promiscua, può andare infatti sia a gas col suo bel bruciatore che a legna semplicemente estraendo il bruciatore. Chi mi conosce sa che io utilizzo prodotti Pizza Party da parecchi anni. Diciamo che ho iniziato con il mio primo Pizza Party con l'Ardore, successivamente, sto parlando ormai di un anno fa, ho avuto anche il Pizza Party Emozione, quello che io simpaticamente ho definito il forno a due piazze. Tutto questo giusto per dire che io sono legato a Pizza Party da tantissimo tempo, ma lo sono perché Pizza Party produce veramente forni di altissima qualità che consentono a noi appassionati di esprimerci al meglio. Quello che vedete qui accanto a me è il nuovissimo Pizza Party bollore che io, per essere sinceri, possiedo ormai da svariati mesi. L'ho usato per tutta l'estate perché ho avuto l'onore di poterlo utilizzare ancora prima del lancio e vi devo dire che proprio in questi mesi ho fatto una bella pratica con questo forno che conferma l'altissima qualità costruttiva dei prodotti di Pizza Party e soprattutto la facilità con cui tutti noi possiamo utilizzarli. Il bollore esce insieme a suo fratello maggiore, cioè il Passione. Il Pizza Party bollore, che è questo qui, può essere alimentato sia a gas che a legna ed ha sostanzialmente uno spazio interno di 60 x 60, mentre quello esterno è di 70 x 70, quindi ci sono circa 10 cm che sono destinati all'isolamento e alla coibentazione di questi bei forni, mentre invece il fratello maggiore, il Pizza Party Passione, dispone di uno spazio interno di 60 x 80 perché è profondo 20 cm di più del bollore e di uno esterno, un ingombro, quindi di 70 x 90. Ci sono tanti motivi per scegliere un bollore o un'emozione, io ve ne cito solamente alcuni. Il primo che mi viene in mente è che sono forni pronti all'uso. Come avete visto nell'introduzione, si apre la scatola, si montano le poche cose che ci sono da montare. Forse la cosa che richiede qualche minuto di più è il suo carrello, quello su cui viaggia, che tra l'altro è anche dotato di due ruote per un facile spostamento a mo' di carriola. Se disponiamo di una bombola a gas, se abbiamo avuto il modo di acquistarlo, lo alimentiamo subito a gas semplicemente infilando all'interno di un foro che c'è qui nel frontale l'intero bruciatore, altrimenti possiamo tranquillamente utilizzarlo con la legna nell'ampio spazio che abbiamo a disposizione all'interno del forno. Un'altra cosa molto importante è che il bruciatore è ottimizzato per consumare abbastanza poco e per rendere molto, tanto che questo forno raggiunge la temperatura di 450 gradi in circa mezz'ora e può salire tranquillamente fino a 550 gradi. In cambio di tutta questa potenza, se noi dovessimo utilizzarlo in maniera permanente al massimo, cosa che non esiste assolutamente, però se dovessimo, ha un consumo di circa 1 kg di gas per ogni ora di utilizzo. Che dire poi dell'ampio spazio a disposizione all'interno? Beh, c'è poco da aggiungere. 60 x 60 a noi appassionati pizzaioli casalinghi ci consente ad esempio di cuocere ben due pizze insieme, due pizze tonde, disponendole una davanti e una dietro. Sostanzialmente questo è il formato di cottura che io prediligo, così riesco ad avere anche pizze abbastanza grandi e anche due insieme. Naturalmente è richiesta una certa abilità per gestirne due insieme. Il forno è realizzato completamente in acciaio ed è all'esterno rivestito da un guscio di alluminio che facilita certamente la pulizia e la sua gestione all'esterno. Il frontalino è realizzato di robusta pietra che conferisce al nostro forno anche un aspetto un po' rustico che ricorda il cotto fiorentino. All'interno invece, tra la camera di cottura e lo strato superficiale in alluminio, ci sono circa 10 cm che vengono impiegati per isolare il forno dal calore, tanto che all'esterno, anche quando il forno va al massimo, si può toccare e maneggiare tranquillamente perché non scotta mai. Non manca il sistema di sicurezza tipico adottato da chi produce forni di alta qualità come fa Pizza Party, ovvero sia la termocoppia. Guardate, la sicurezza in un forno a gas è data certamente dalla termocoppia, che è quell'aggeggio che impedisce sostanzialmente che
che possano succedere cose gravi in caso di interruzione del flusso del gas, ad esempio, o in caso di spegnimento della fiamma. Ritornando alle caratteristiche del forno, mi piace citare il fatto che il produttore mette a nostra disposizione la scelta tra una pietra refrattaria molto robusta da 3 cm oppure il biscotto saputo che ho scelto io, sempre da 3 cm. Però vi posso garantire che anche la refrattaria da 3 cm di Pizza Party è davvero molto efficace. Nel forno Pizza Party Bollore, ma anche nel suo fratello Passione, a maggior ragione, possiamo fare tante cose. Possiamo cuocere la carne, possiamo cuocere il pane, possiamo cuocere ogni tipo di pizza e tutto quello che ci viene in mente sostanzialmente che si possa cuocere con la fiamma. Nel caso mio io l'ho testato per il pane, l'ho testato per la pizza contemporanea, l'ho testato per le mie amatissime pizze napoletane, sempre con grande soddisfazione, e adesso vediamo insieme qualche cottura. Tutte le cotture che vediamo adesso sono state fatte con la fiamma media. Inforniamo la prima pizza, scaldiamo il panino e iniziamo a girare. Naturalmente il video è stato tagliato per evitare i tempi morti e quindi vediamo semplicemente com'è facile girare le pizze all'interno del forno. E guardate soprattutto quanto spazio c'è libero all'interno. Tutte le cotture sono fatte in circa 1 minuto e mezzo, poco meno. Ecco la prima che va fuori, andiamo a vederla un po' meglio, la vediamo anche sul fondo e così ci sinceriamo del fatto che anche il fondo è veramente molto ben cotto. La pizza è più che soddisfacente, sono molto contento. Passiamo alla seconda. Vi prego di notare che la pala che io sto utilizzando è la Pizza Party Essenza da 34 cm, quindi stiamo parlando di pizze molto grandi, perché io le faccio anche leggermente sbordare dalla pala. Si fa il consueto ritmo di girate e la pizza in breve tempo è pronta. Ecco qui la seconda. Procediamo con la terza. Come avete visto ho abbassato leggermente la fiamma perché tra una pizza e l'altra rialzo per facilitare il recupero del biscotto. Poi abbasso nuovamente al momento di infornare. Anche in questo caso, come negli altri, è sufficiente qualche piccola rotazione, esporre sempre correttamente la pizza e guardate qui che bella maculatura e che bella pizza che viene fuori in poco più di 1 minuto. Passiamo adesso al panuozzo. Utilizziamo uno dei panetti rimasti dalla cottura delle pizze, lo allarghiamo leggermente in orizzontale, vedete un po' la forma che gli sto dando, poi lo mettiamo sulla pala, aggiungiamo un filo d'olio e andiamo dritti in forno. Qui la fiamma è ancora più bassa che per la pizza napoletana naturalmente, perché la cottura si svolge più o meno in 2 minuti e mezzo. Anche in questo caso piccoli tocchi per ruotare il panuozzo e molto rapidamente otteniamo la crescita che ci si aspetta da questo tipo di preparazione. Crescita e anche una bella maculatura, come potete notare. È pronto, quindi possiamo tranquillamente dare un'ultima occhiata al fondo che è ben cotto e ci prepariamo a toglierlo. Ecco qua. Ora lo guardiamo più da vicino, vediamo sopra, ben dorato, sotto, ben cotto. Passiamo adesso alla preparazione di una pizza
in stile contemporanea. Quindi allarghiamo facendo andare l'aria verso il cornicione, l'impasto è altamente idratato, siamo al 75%, senza toccare i bordi scuotiamo la farina dalla pizza, la sistemiamo sul banco da lavoro e poi passiamo ai condimenti. Mettiamo la passata di pomodoro, poi il basilico, un filo d'olio, il consueto formaggio grattugiato e il fior di latte. Poi aggiungiamo pomodorini rossi e gialli e qualche oliva. Mettiamo la pizza sulla pala, allarghiamo un po', qui sto usando la essenza stondata, sempre da 34 cm, e andiamo in forno. La fiamma è contenuta e la cottura si sviluppa in circa 2 minuti. Un po' di rotazioni, guardate un pochettino questo impasto diretto come ha sviluppato bene. Il cornicione si vede già che è ben gonfio e direi che siamo pronti, togliamo la pizza e andiamo a vederla meglio sul piatto. Guardate che bel cornicione, ricordatevi un impasto diretto, quindi niente biga. Croccante, morbido, facciamo il taglio e togliamo una fettina per guardarla più da vicino. Ecco qui, guardate che bella sezione, ma anche che bella e buona pizza. E passiamo adesso alla cottura del pane. Questo l'ho fatto un po' in notturna, fiamma bassissima e temperatura sul biscotto di circa 300 gradi. La cottura è durata circa 45 minuti. Qui vedete ampiamente tagliato. Il pane è pronto, vi ringrazio di essere stati qui a vedere questo video sul meraviglioso Pizza Party Bollore e vi do appuntamento al prossimo in questo canale.